Ciao, vediamo insieme come realizzare un banner per YouTube, quindi la copertina di una pagina di un canale YouTube con Illustrator, facendo attenzione a far visualizzare i contenuti del banner perfettamente su tutti i dispositivi mobile, sui tablet, sui laptop e sui computer desktop. Apriamo dunque Illustrator, creiamo un nuovo file e sulla destra e andiamo a dare le dimensioni: 2560 pixel di larghezza e 1440 pixel di altezza. L'ordinamento automaticamente viene definito come orizzontale, una tavola da disegno. Non abbiamo bisogno di margini al vivo. Chiaramente ci conviene aprire il menu delle opzioni avanzate e modificare eventualmente il colore da quadricromia a RGB, che è il metodo di colore per le immagini destinate al web. Possiamo lasciare tranquillamente una risoluzione 300 pixel per pollice. Clicchiamo su Crea. Bene, questa è l'area completa del nostro banner. Per poterci aiutare sicuramente ci conviene innanzitutto fare un clic col tasto destro sull'area vuota e attivare Mostra righelli, in modo da poter utilizzare nel caso di necessità anche i righelli verticali e i righelli orizzontali per allineare e centrare meglio gli elementi all'interno dell'area di lavoro. Ora, un piccolo escamotage potrebbe essere quello di importare tutti gli elementi all'interno dell'interfaccia, anche al di fuori dell'area di lavoro, quindi al di fuori della tavola, in modo da poterli trascinare all'occorrenza. Andiamoli dunque a importare all'interno dell'interfaccia dalla nostra cartella. Nel mio caso c'è un'immagine della titolare del canale, quindi della professionista per cui stiamo realizzando il banner del canale, e chiaramente il logo della sua attività. È un logo che ho realizzato appositamente per questo tutorial con un pittogramma, come possiamo vedere, quindi una parte grafica e una parte di lettering con il nome principale e il payoff. Siccome questo è un file PDF, lo andiamo a incorporare selezionandolo e cliccando su Incorpora nella parte alta del pannellino dinamico. Bene, dobbiamo stabilire innanzitutto il colore di tutto lo sfondo dell'intera area. I colori devono essere necessariamente presi dagli elementi che noi andiamo a utilizzare. In questo caso può essere molto utile ispirarsi ai colori dei vestiti indossati, che sono poi quelli che hanno ispirato anche il logo qui sulla sinistra. Perciò io che cosa andrò a fare? Andrò a selezionare lo strumento rettangolo dalla palette degli strumenti e andrò a disegnare un rettangolo che prende tutta l'area. Dopodiché mi sposto sul pannellino sfumatura, che potrei aprire qui in anteprima oppure dal menu finestra sfumatura. Vado a selezionare una sfumatura di default che potrebbe essere dal bianco al nero, dopodiché la vado a personalizzare. Per esempio il primo colore, il bianco, lo lascio perché in questo caso potrebbe essere utile. Il secondo colore, il nero, quello più sulla destra, lo vado a selezionare, poi seleziono lo strumento selettore colore, quindi il contagocce, e vado a selezionare questo grigio della camicetta, in modo da avere uno sfondo che va dal bianco al grigio chiaro. Poi chiaramente posso anche andare a modificare la direzione della sfumatura, così come posso andare a aumentare l'area di bianco rispetto all'area di grigio semplicemente spostando il marker qui a metà. Ok, chiudo il pannello sfumatura, vado ad aprire il pannellino livelli e vedo che sono già diversi livelli, due dei quali sono gli elementi che faranno parte appunto del mio banner, uno è il rettangolo di sfondo. Questo lo vado a posizionare giù. Ora faccio un clic con la freccia all'esterno dell'area. Dopodiché vado a bloccare il rettangolo, il livello del rettangolo, in modo da poterci lavorare sopra senza che questo si sposti. Ora dobbiamo fare due passaggi fondamentali che ci serviranno per proteggere i contenuti e renderli pienamente visibili su mobile, su tablet, su laptop e su computer desktop. Dobbiamo creare delle aree di protezione. La prima area di protezione sarà un'area orizzontale, che sarà quella che sostanzialmente attraverserà tutta la striscia orizzontale dell'area destinata all'immagine di copertina del canale. Quindi andiamo a selezionare lo strumento rettangolo, facciamo un clic all'interno dell'area e gli andiamo a dare le dimensioni 25-60 di larghezza, quindi la stessa larghezza dell'area, con un'altezza però di 423 pixel. Clicchiamo su OK. Ora portiamo questo rettangolo al centro e annulliamo il colore di riempimento e andiamo a dare un colore scuro di traccia. Ora, con il rettangolo selezionato, che troviamo qui nella palette livelli e che sposteremo sotto appena sopra il rettangolo di sfondo, una volta selezionato ci spostiamo nel pannellino dinamico e andiamo ad allineare questo rettangolo rispetto alla tavola da disegno. Dopodiché lo andiamo ad allineare sia orizzontale al centro che verticale al centro, in modo che è perfettamente centrale sia da sopra che da sotto. Se facciamo un clic all'esterno, ecco qua, lo riconosciamo perché ha i bordi neri. Andiamo ora a creare la seconda area di protezione, quella che attraverserà in verticale la nostra zona di lavoro. Selezioniamo di nuovo dunque lo strumento rettangolo e facciamo un clic all'interno dell'area. Questa volta andremo a dare un'altezza di 1040 per una larghezza di 1546. Quindi sostanzialmente l'altezza coinciderà con quella dell'intera area per una larghezza più contenuta. Clicchiamo su OK ed ecco qua, ha ereditato chiaramente la traccia nera. Anche in questo caso, con il rettangolo selezionato, lo andiamo ad allineare perfettamente sia al centro orizzontale che verticale, e possiamo farlo come prima dal pannellino dinamico nella parte sopra dove ci sono i pulsanti di allineamento, oppure se andiamo ad aprire il pannellino allinea e nella sezione allinea oggetti lo andiamo a delineare sia orizzontale
che verticale. Ed eccolo qua, facciamo un clic all'esterno e vediamo che abbiamo ricavato l'area in comune, che è quella di protezione assoluta. Faccio riferimento a quest'area. All'interno di quest'area noi andremo ad inserire tutti i nostri elementi, perché saremo sicuri che se inseriti in quell'area e non al di fuori, questi elementi saranno pienamente visibili su tutti i dispositivi mobile, tablet, laptop, computer desktop. Andiamo quindi a portare il livello rettangolo più in basso e andiamo a bloccare anche questi con il lucchettino dal pannello livelli. Bene, ora andiamo a portare, quindi trasciniamo l'immagine della professionista, qui partendo dalla fine del rettangolo centrale, quindi dell'area di protezione assoluta, e poi ci spostiamo su uno dei crocini degli angoli e con la combinazione di tasti Shift più clic del mouse la andiamo a ridimensionare, magari leggermente più bassa rispetto all'altezza totale. La spostiamo qui. Poi andiamo a prendere il logo e lo trasciniamo qui. Ho scelto appositamente questa immagine perché il movimento che fa con la mano sta come ad indicare appunto il logo dell'attività. Ora faccio uno zoom in avanti, posso utilizzare o lo zoom che si trova qui nella sezione dove c'è anche la manina, lo strumento mano, oppure con la combinazione di tasti Alt più scroll del mouse in avanti. Riseleziono il logo e anche qui me lo vado a posizionare in modo tale da conferire una certa armonia. Chiaramente l'ideale è quello di lasciare sempre una certa equidistanza da sinistra e da destra rispetto a tutti gli elementi inseriti all'interno dell'area, quindi li vado a selezionare entrambi. Posso selezionarli anche semplicemente dal pannello livelli, selezionando il primo gruppo e poi con il pulsante Shift e clic del mouse il secondo, oppure avendo bloccato tutti i livelli inferiori posso andare semplicemente a selezionare entrambi i livelli con lo strumento selezione, dopodiché li sposto un po' più a destra in modo da tenere più o meno una distanza simile da sinistra a destra. Posso anche andare a rendere un pochino più grande l'immagine. Ora potremmo lasciarla anche così, ma chiaramente potrebbe essere più accattivante, anche performante in termini di engagement, arricchire con degli elementi decorativi l'area centrale, quindi lo sfondo. Andiamo a realizzarli manualmente. Un'idea potrebbe essere questa: vado a selezionare lo strumento ellisse, mi sposto qui al di fuori e vado a creare una sorta di decorazione fatta di tanti piccoli tondini. Avendo bloccato tutti gli elementi posso anche lavorare qua sopra o posso anche lavorare direttamente al di fuori. Con la combinazione di tasti Shift più clic del mouse vado a disegnare il primo tondino, poi vado ad attivare il colore di riempimento e con lo strumento contagocce, che vado a selezionare da qui, gli vado ad associare il colore dell'incarnato della ragazza, ed eccolo qua. Questo è un colore preso anche dal logo. Dopodiché faccio uno zoom in avanti, selezionate il primo cerchietto, che potrebbe essere di questa dimensione ma anche più piccolo, lo vado a duplicare per un certo numero di volte. Ad esempio, con la combinazione di tasti Alt più clic del mouse si attiva il doppio cursore sulla freccia e vado a fare la prima copia. Con la guida sensibile attivata che vedo qui in rosa, faccio attenzione che siano tutti ben allineati centralmente tra di loro i cerchi che vado a clonare. Rilascio. E ora con la combinazione di tasti Ctrl o Command D vado a creare le altre copie. 10 in orizzontale va bene, con questa distanza va bene, li seleziono tutti e di nuovo con la combinazione di tasti Alt più clic del mouse vado a fare un'altra copia. Li sposto più o meno alla stessa distanza nella parte inferiore, rilascio e di nuovo Ctrl o Command D per replicare la fila in orizzontale sul lato verticale. Ora vado a selezionare tutto il gruppo di cerchietti e con la combinazione di tasti Ctrl o Command G vado a raggruppare. In alternativa, dopo averli selezionati, posso anche andare col tasto destro, cliccare su raggruppa. In questo modo ho tutti gli elementi racchiusi e lavorabili come un unico elemento. Che cosa faccio? Vado a portare qua su. Però ho bisogno che questo sfondo decorativo si trovi appunto dietro la ragazza. Quindi che cosa faccio? Vado a selezionare il livello dalla parete livelli che contiene tutte le palline, tutti i cerchietti, e lo vado a trascinare al di sotto del livello dell'immagine della fotografia. Poi con la combinazione di tasti Shift più clic del mouse lo vado a rendere più piccolo, magari lo vado a ruotare in questo modo spostandomi dall'angolino. Faccio partire magari la direzione del gruppo di cerchi da questa parte ed ecco qua. Potrei anche andare a riempire quest'area e quest'area in modo da avere nel complesso un'area di lavoro abbastanza piena, un'area di protezione ben riempita e posso assicurarmi così che non ci siano zone vuote, perché nella comunicazione visiva è fondamentale cercare di mantenere sempre un certo equilibrio tra gli elementi. Lì dove ci sono zone vuote, se necessario, possiamo andare a utilizzare questo piccolo escamotage. Vado quindi a selezionare lo strumento penna, mi sposto qui nella parte in alto al di fuori del rettangolino e vado a disegnare una forma tondeggiante astratta, potrebbe essere questa. Dopodiché, una volta selezionata all'interno, facendo un clic all'interno della figura, mi sposto nel pannello dinamico che si trova nella parte alta e riduco il livello di opacità da 150%.
Poi che cosa posso fare? Magari posso duplicare questa copia, la seleziono, la ruoto, faccio doppio clic sullo strumento rotazione, la ruoto di 180 e faccio una copia. Dopodiché con lo strumento selezione mi porto la copia qui al di sotto. La ruoto leggermente, come se volessi formare una sorta di puzzle tra il primo pezzo e il secondo, e al secondo potrei dare un colore diverso. Lo seleziono, poi seleziono lo strumento contagocce e magari vado a prelevare questo blu. Anche qui però dovrò andare a ridurre l'opacità da 100 a 50, in modo da essere allineato anche nelle tonalità dei colori. Bene, ora non mi resta che andare nel pannello livelli, nascondere i livelli delle aree orizzontali e verticali che mi hanno aiutato a proteggere i contenuti, garantendomi appunto la piena visibilità. A questo punto non mi resta che salvare l'intera immagine andando su File, Export, salva web per versione precedente o comunque salva per web. Vediamo qui l'anteprima chiaramente ben visibile sulla sinistra, e sulla destra o andiamo a scegliere un formato JPEG con la qualità massima 100% oppure un formato PNG 24. Dopodiché clicchiamo su salva ed eccolo qui il nostro risultato. Una volta caricata la nostra immagine di copertina del canale YouTube, questo sarà il risultato finale, perfettamente visibile su computer desktop, su tablet, su laptop e su mobile, grazie al fatto che abbiamo protetto i contenuti all'interno di aree ben definite con dimensioni precise. Se ti è piaciuto questo video, non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti nessun altro video su Adobe Photoshop, Illustrator e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video!